Bene ragazzi, bentornati nel mio canale. In questo video andremo a fare la revisione del mozzo della ruota posteriore della nostra mountain bike. Operazione analoga a quella fatta nell'altro video che trovate qui sopra. L'unica differenza è che dobbiamo andare a smontare prima il pacco pignoni che troviamo appunto collegato direttamente sulla ruota. Un'operazione molto semplice, richiederà soltanto l'utilizzo di altri due componenti rispetto a quelli precedenti, cioè oltre alle due chiavi inglesi, quella piatta per smontare appunto il mozzo e un'altra chiave inglese per aiutarci insomma a lavorare sui dadi che troviamo montati sul mozzo. Avremo bisogno anche di un estrattore per pacco pignoni, quindi semplicemente una piccola chiave, e di una chiave a frusta. La chiave a frusta che servirà per tenere fermo il pacco pignoni. Non preoccupatevi, adesso vediamo subito cosa fare. Dopo aver smontato il disco del freno, che è la prima operazione da fare per metterlo in sicurezza, andiamo a lavorare subito sul pacco pignoni. Come vi ho detto poco fa, avremo bisogno di questa piccola chiave, che è un estrattore per corone. Una piccola chiave che andrà inserita all'interno del mozzo e una chiave dentellata che andrà ad agganciarsi perfettamente a quella ghiera. Come vedete, se andate a ruotare, a svitare il pacco pignoni, il pacco pignone andrà a ruotare, quindi avremo bisogno della chiave a frusta che servirà semplicemente per tenere fermo il pacco pignoni, niente di più. Quindi terremo fermo il pacco pignoni con la chiave a frusta. Nel mentre agiremo, svitando appunto in senso antiorario, quello che è la ghiera. Ecco qui, non sarà necessario fare molta forza. Quindi una volta che sarà allentato potrete anche svitarlo a mano. In questo modo andremo a rimuovere quella che è la ghiera di protezione, quindi un'operazione velocissima. Tolta la ghiera andremo a togliere i primi due pignoncini, quindi le prime due ghiere, quindi ecco qui, togliamo le prime due e poi verrà fuori l'intero pacco pignoni. Ecco qui, una volta che abbiamo liberato il mozzo dal pacco pignoni possiamo andare tranquillamente a lavorare sull'apertura del mozzo come abbiamo fatto per quello anteriore. Quindi avremo bisogno della chiave piatta e di una chiave inglese, nel mio caso la 17, per andare a levare quello che è il controdado che terrà sigillato il mozzo. Ecco qui, togliamo il controdado, andiamo poi a girare la ruota facendo attenzione ovviamente alle sfere dei cuscinetti che sono all'interno. Togliamo il parapolvere, quindi un'operazione semplicissima che può essere fatta a mano, e andiamo poi a liberare quello che è il mozzo. Quindi andiamo ad allentare i due coni che troviamo nelle estremità. Uno sarà fisso, che come vedete è quello che sta girando, e l'altro invece sarà libero di svitarsi. Ecco qui, togliamo i due coni. Non appena li togliamo le sfere andranno a cadere, come vedete, quindi ricordatevi sempre di poggiarvi su un piano stabile, come in questo caso, in modo che le sfere che andranno a cadere non andranno perse. Ecco qui, togliamo le sfere. Nel mio caso sono 9 per ogni lato, quindi potete già andare a contarle quando le rimuovete. Quindi 9 per ogni lato. Andiamo poi a far cadere le altre, quindi potete farle tranquillamente cadere all'interno del bozzo e poi cadranno sul banco su cui siete poggiati. Eccole qui, 9 per lato. Una volta che le avete rimosse tutte, mi raccomando, mettetele da parte, quindi vi consiglio sempre in questo punto di andare a dare una pulita. Quindi come vedete col cacciavite, facendo sempre molta attenzione a non rovinare quello che è l'interno del mozzo, quindi la sede di alloggiamento delle sfere. Andiamo poi a mettere le sfere da parte in modo da metterle al sicuro. Questo è un componente molto delicato che non deve essere danneggiato e soprattutto non deve essere perso, quindi 9 sfere per lato, tutte quante devono rimanere ovviamente intatte e dovete non rovinarle. Possiamo andare adesso a pulire quello che è il mozzo, quindi io mi aiuto sempre con del WD-40 che andrà appunto a sgrassare l'interno del mozzo. Lasciamolo agire qualche minuto e poi con della carta, io uso sempre della carta normale, dello Scottex, andiamo a pulire quello che è l'interno del mozzo. Quindi andiamo a pulirlo, a rimuovere tutti gli eccessi di grasso, gli eccessi di sporco. Io, come vi ho detto nell'altro video, questa mountain bike l'ho usata tutta l'estate su terra e quindi è molto incrostato, quindi avrà bisogno di una bella pulita. Poi comunque fa sempre bene dare una pulita alle nostre mountain bike, anche per tenerle sempre a posto, sempre in ordine e soprattutto duratura nel tempo. Una mountain bike pulita durerà molto più di una mountain bike che viene trascurata. Ecco qui, togliamo tutti gli eccessi di sporco, che in questo caso come vedete ce ne sono veramente tanti, quindi è molto molto sporca, è normale, è un pezzo assolutamente esposto all'usura e allo sporco, c'è tanto grasso dentro e quindi è un attimo che si vada ad accumulare lo sporco. Ecco qui, puliamo. A questo punto puliamo anche l'asta centrale, che è quella che terrà poi bloccati i cuscinetti, quindi puliamo l'asta centrale. E andiamo a questo punto a ringrassare l'interno del mozzo, quindi la sede in cui verranno alloggiate le sfere. Ecco qui. Come vi ho detto nell'altro video, uso sempre del grasso generico, grasso per ingranaggi, che è perfetto per questa situazione. Andiamo a mettere il grasso e poi lo disponiamo meglio magari col dito, in modo che sia perfettamente distribuito su tutta la sede di alloggiamento delle sfere. Ovviamente ricordatevi sempre di rimuovere tutti gli eccessi.
Degli eccessi di grasso poi porteranno soltanto dei problemi. E andiamo a ridisporre le sfere, una per una. Ricordatevi, nel mio caso 9 per lato, nel vostro caso contatele sempre quando le rimuovete, in modo che sarete sicuri di non metterne in più o in meno. Quando le rimetterete le sfere vi sembrerà sempre che non ci stiano, però poi dopo, una volta che andrete a rialloggiarle, ci saranno tutte. Mettiamo quindi la ghiera di protezione, eccola qui, ghiera inserita. Andiamo poi a reinserire nuovamente l'asta centrale che sarà munita sempre di parapolvere, asta centrale che nella parte fissa, come in questo caso, avrà anche il cono che poi andrà a contatto con i cuscinetti. Ruotiamo la ruota, tenendo sempre ben ferma l'asta centrale in modo da non perderla. Andiamo a rimettere il grasso nella parte interna, quindi prima di mettere le sfere mettiamo il grasso qui. Operazione un pelo più complicata rispetto alla ruota anteriore, perché avremo anche quella sede di alloggiamento del pacco pignoni, ma non vi preoccupate, molto semplice. Aiutiamoci con un cacciavite che sicuramente ci permetterà di mandare il grasso all'interno della sede di alloggiamento dei cuscinetti. I cuscinetti in questo caso, avendo già l'asta centrale inserita, non andranno a cadere all'interno del mozzo, ma rimarranno ben disposti. Con un cacciavite aiutiamoci sempre a rimetterli all'interno, quindi in modo che entrino al loro posto. Fate sempre molta attenzione e non forzate col cacciavite, perché le parti che andate a toccare non devono essere danneggiate, graffiate, rigate o quantomeno intaccate in nessun modo. Mettiamo adesso il cono che, come vedete, ha la parte concava che poi andrà a contatto direttamente con le sfere. Stringiamo la mano fino al contatto con i cuscinetti, fino al contatto con le sfere. Ovviamente andremo a dare anche una piccola stretta anche con la chiave piatta, sempre senza eccedere, perché dei coni troppo stretti tra di loro andranno a fare un'eccessiva pressione sulle sfere, quindi non andranno a girare. L'importante è che andiate a rimuovere il gioco, quindi eventuali giochi devono essere rimossi, quindi stringete finché l'asta centrale non rimarrà ferma. Mettiamo quindi la ghiera di protezione sull'altro lato, sempre usando le mani. Mettete quindi la rondella di protezione e il controdado adesso. Controdado che servirà semplicemente per tenere fermo quello che è il mozzo, quindi fermo che è l'asta centrale. Usiamo le chiavi, ma sempre senza esagerare. Col controdado potete anche esagerare, perché tanto andrà semplicemente a fermare il cono nella posizione in cui era. Andiamo quindi a rimettere il pacco pignoni. Rimettiamo tutti gli anelli del pacco pignoni, che saranno appunto in ordine di dimensione. Non preoccupatevi per la posizione, tanto hanno delle dentature ben precise, quindi andate a ruotare le rondelle finché non andranno a fissarsi. Andiamo poi a mettere la ghiera finale, che andrà a tenere chiuso quello che è il pacco pignoni. Stringiamo la prima mano e poi, usando sempre la chiave, andiamo a stringerla. Anche in questo caso qui possiamo anche evitare di usare la chiave a frusta, perché tanto andremo a girare nel senso giusto quindi contro il senso di rotazione del pacco pignoni, quindi non andrà a girare a vuoto. Una volta fissato, assicuriamoci che tutti i componenti siano ben collegati, ben avvitati e ben stretti. Ricordatevi, non lasciate mai troppo gioco nel pacco pignoni, anche perché un pacco pignoni o un mozzo che non viene stretto bene si allenterà poi con le vibrazioni. Ci vuole veramente poco. A me è capitato una volta di uscire con un pacco pignoni non perfettamente serrato e ho dovuto chiamare casa per farmi venire a prendere, perché la ruota si è aperta completamente. Grazie al cielo non ho perso nessun componente. Ricordatevi sempre di pulire tutti gli eccessi di grasso, tutti, perché poi diventeranno un ricettacolo di polvere e di spore. Bene, la revisione del mozzo della ruota posteriore è finito. Una volta ricollegato il disco del freno, andiamo a rimontare la ruota sulla nostra mountain bike. Bene ragazzi, il tutorial di oggi è finito. Io spero che il video vi sia piaciuto. In quel caso vi invito a mettere mi piace qui sotto, iscrivervi al mio canale e attivare la campanella per stare sempre aggiornati su tutte le mie pubblicazioni. Vi invito anche a continuare a seguirmi, perché andremo a fare altre lavorazioni sulla mountain bike. Quindi continuate a seguire questo canale e continuate a seguire i miei tutorial. Buon proseguimento!